Rallaleru, laleru, 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 lala. Rallaleru, laleru, 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 lala. Metti una crozza sopra un cannone, poi curioso e ci vuoi sfiare, e da mi rispondivo con gran dolore, ma senza un tocco di campane, giori, giori, giori di tutto l'anno, l'amore camera se te lo torno, giori, giori, giori di tutto l'anno, l'amore camera se te lo torno, la 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 la. Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Teo, lei è Akayuma e questo è Away from Big Dogs, lontano dai pezzi grossi. Questa è la Noto Nuova ed è considerata la città barocca più bella della Sicilia. Tutto quello che è intorno è stato costruito da zero dopo i terremoti. Gli architetti infatti avevano praticamente carta bianca. L'unica idea di partenza era quella di creare una città modello, così il progetto era proprio totale. E lo stile scelto fu quello del tempo, cioè il barocco, che è uno stile sia esuberante, forse anche sfarzoso, però immortale. La costruzione venne scelta principalmente la roccia calcarea, che è questa, e questo per due motivi: uno perché era facile reperirla, perché viene estratta proprio dalla zona del Vallo di Noto, e due perché vediamo ad esempio questi segni sono decisamente recenti, però dimostrano il fatto che è una roccia tenera, e se non fosse tenera non sarebbe possibile creare tutti quegli intarsi. E poi, essendo una roccia molto chiara, riflette sempre la luce, anzi con il sole forte diventa anche accecante. E nella piazza centrale c'è il municipio, eccolo lì, e di fronte al municipio, in cima a queste 4 rampe di scale, c'è la cattedrale di San Nicolò. E sulla facciata vediamo il portone in bronzo. Sopra il portone c'è lo stemma della città di Noto, ai lati del portone ci sono 8 colonne, ai lati ancora più estremi ci sono le 2 torri, una è quella campanaria e l'altra è quella dell'orologio, e in mezzo tra le 2 torri ci sono i 4 evangelisti: Matteo, Marco, Luca, Giovanni. Adesso entriamo in silenzio. Ci sono 3 navate e in fondo a quella centrale c'è l'altare in marmo e dietro ancora i 3 santi. Tra l'altro nel 1996, non per un terremoto ma per un difetto strutturale, crollò quasi tutta la cattedrale. Anche il soffitto, la cupola e anche la navata di destra erano completamente distrutte. Poi, come vediamo, fu completamente ristrutturata nel giro di pochissimi anni. Questa è la cupola ed è una delle parti che venne restaurata dopo il crollo del 1996. E nella navata di destra ci sono molti dipinti, tra cui anche quello di San Pietro
con le chiavi. Mentre nella navata sinistra c'è questa scultura in legno che raffigura il Sacro Cuore di Gesù e poi un dipinto che raffigura la Madonna con le anime purganti. Ma forse questo è l'oggetto più prezioso, perché era la croce che apparteneva alla chiesa della Noto Antica e fu trovata sotto le macerie quasi intatta e venne portata qui nella cattedrale nuova di San Nicolò. Sì, due robine velocissime ci sono. Partiremo a breve da qui, da Noto, e magari andremo a rilassarci un pochino in spiaggia a Capopassero. Dopodiché da lì, dalla spiaggia, ci sposteremo a Caltagirone. Ecco qui, Caltagirone, la visiteremo e poi non sappiamo ancora dove passeremo la notte, però pensiamo di trovare un punto tra Caltagirone e Agrigento. Ecco qui. Vediamo. Questi sono i saliscendi di Noto. Quello è il viale principale e di lì c'è la cattedrale di San Nicolò che abbiamo visitato. Adesso ci spostiamo, come vi dicevo, e andiamo verso la spiaggia. Abbiamo bisogno proprio di rilassarci perché stiamo facendo tanta strada. Bene. Grazie. Ok.
la spiaggia dove siamo andati a rilassarci un po' e abbiamo fatto il bagno si chiama Due Mari, ma non è un nome scelto a caso. E infatti qui siamo a Capopassero, mentre quella è l'isola di Capopassero. E la caratteristica a cui si deve il nome dei Due Mari è che idealmente c'è una linea e alla sinistra c'è il mare Ionio, mentre alla destra c'è il mare Mediterraneo. Ciao ragazzi, buongiorno. Prendete una bella cremolata? È la vera granita siciliana questa qua, non è una semplice e comune granita come normalmente lo si trova in Sicilia. Vedi, questa è molto cremosa, mentre la granita è molto granulosa e di solito è fatta con acqua ghiacciata oppure con ghiaccio tritato aromatizzato con dello sciroppo che commercialmente si vende a livello industriale. Invece questo non contiene nessun sciroppo, contiene solo polpa di frutta e a volte neanche zuccheri aggiunti perché è tutta naturale. Inizialmente mio nonno questa cremolata la preparava con la neve dell'Etna, che veniva presa all'Etna, proprio il fior di neve, e poi veniva, diciamo, addizionata a un dolcificante che all'epoca era il miele e con del succo di agrume, poteva essere il limone, l'arancio, il mandarino e altro. E poi la vendavamo in giro con l'asinello per venderla, insomma, da porta a porta. Mio nonno è il signore che si vede qui e praticamente lui ha fondato, è stato il primo pioniere assoluto a Portopalo che ha fondato la prima cremolateria, caffetteria a Portopalo di Capopassero. Poi nel 66, quando io avevo l'età di 7 anni, praticamente andavo col nonno a imparare il mestiere e quindi facevo il garzoncino. E dopo quegli eventi là, quegli avvenimenti, ho imparato e poi è stato mio padre a continuare, diciamo, la tradizione. Poi io e adesso sto passando tutto a mio figlio Salvatore, che è la quarta generazione della pasticceria e gelateria tradizionale siciliana. Ti sto mettendo il basilico accoppiato con la ricotta. Adesso gli mettiamo una copertura con i nostri gersi dell'albero qui dalle nostre spalle. Guarda qua che bontà. Non insegni? Dimmi, vai. Com'è che devo fare? Devi mettere i denti qua e poi la lingua indietro e poi fai così. Capito? Sì. Va bene? Sì. Prendi qua. Guardami, eh. Non ti preoccupare, poi la bocca bene, la bocca chiusa così, non ti preoccupare. E tirala indietro. Bravo. E fai col fiato con lo stomaco. Hai capito? Vai avanti e indietro.
Amore, amore che m'ha fatto fare, mi ha fatto una ranni pazzia, a mano l'uomo da sottiglia, come lo ferro falato alla tenaglia. Stasera vai a correre con il vento a rapire le porte della storia. Stasera vuoi aiutare per un momento la vita l'ho passata alla memoria. Stasera con la lampa dell'amore sa una fossa lo dolore. C'è più dolore, c'è più tormento, che gioia amore per l'umanità, non è lo chianto che ferma lo cammino, non è lo scanto che ferma lo destino, che pure pugna, conto le vita, il resto con sogno, scorro la vita, canto e conto e canto, per non perdere lo conto. Ah, Matteo, hai imparato già? Un po' di pratica, ma hai capito come funziona? La base. Chiudo salutando i miei figli e i miei nipoti. Ciao a tutto il mondo. Ciao. Ok, siamo di nuovo in sella, ci siamo rilassati, direi abbastanza. Abbiamo mangiato, abbiamo cantato, abbiamo suonato e ora via, andiamo a Caltagirone. 1 ora e 48 minuti per Caltagirone, arriveremo alle 18:30 circa. Insomma, per un motivo e per un altro arriviamo sempre tardi. Pazienza, arriveremo. Eccolo il famoso ponte di Caltagirone. Vedendo già tutte queste ceramiche abbiamo già capito qual è la caratteristica di questa città. Ed eccoci a Caltagirone, dopo essere passati dal ponte di San Francesco, l'avete visto, la più grande attrattiva è sicuramente la scalinata di Santa Maria del Monte. Questa scalinata risale al 1600 e collega la parte più moderna della città, da dove sono venuto, a quella più antica, lì in alto. La scalinata misura 130 metri di lunghezza e conta 142 gradini, ma se originariamente i gradini erano dei semplici gradini, a metà del 1900 sono stati arricchiti con tutta una serie di maioliche. Allora proviamo a contarle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sono tante. I 142 gradini sono divisi in 10 settori da 14 gradini l'uno e ogni settore rappresenta un secolo di storia dell'ultimo millennio. E via via salendo cambiano i settori, ma cambia anche il secolo e vengono raffigurate le popolazioni che hanno vissuto in Sicilia, ma anche le varie correnti artistiche. E infatti i settori che si trovano raffigurano il periodo arabo, quello angioino, quello normanno, poi il barocco, l'Ottocento, il contemporaneo, eccetera. Ok, siamo di nuovo in sella e cerchiamo di uscire dal caos di Caltagirone, è veramente caotica. E devo dire sinceramente che oltre
Oltre la scalinata non ho trovato davvero grandi attrazioni, anzi era particolarmente sporca anche la scalinata stessa, che forse è uno dei veri simboli della città, anche perché quella delle Maioliche è una tradizione millenaria, sarà il 4000 a.C., come abbiamo visto sarà il 4000 a.C., per cui insomma arrivare al 2000 e così mortificarla mi sembra un po' ingrato, ecco. Detto questo, non dedichiamoci troppo tempo, andiamo verso Caltanissetta, perché a Caltanissetta abbiamo prenotato una stanza in un bed and breakfast e tra l'altro, come sempre, è tardi, ci vuole tanto per raggiungerla, ho dovuto scusarmi in 1000 modi con il bed and breakfast, ci aspetterà lì con tanta pazienza, magari ci uccide, non lo so, però manca ancora 1 ora e un quarto all'arrivo, quindi se sono adesso quasi le 8 di sera, fate voi i conti. Allora, comunque andiamo. E se vuoi rimanere aggiornato sul nostro viaggio, clicca iscriviti, clicca like e seguimi sui social. Intanto ti saluto e vado a dormire. Ci vediamo al prossimo video. Ciao.